Ciao a tutti e bentornati nella rubrica di analisi del brano. Questa volta è toccato alla canzone Tanto per cantà, quindi andiamo a vedere subito tutto quello che c'è da sapere su questa canzone. Sapete che come sempre c'è lo spartito in descrizione, quindi se volete scaricarlo c'è un link, basta premere sul link e vi comparirà l'immagine dello spartito, insomma, di questa canzone, che presenta due pezzettini. Andremo a vedere come sempre tutto nel dettaglio. Lascio direttamente la parola a me stesso dell'analisi. Andiamo a vedere come si fa anche l'analisi di questa canzoncina. Bene, allora partiamo con l'analisi, spartito alla mano. Questa canzone viene molto bene, anzi secondo me sarebbe meglio farla con il registro di Musette, quindi se avete un registro brillante o comunque che si chiama Musette, usatelo per fare questa canzone. Un registro molto leggero, bello leggero, semplice da ascoltare e quindi non un registro cupo come può essere questo. Cercate di usarne uno abbastanza leggero e piacevole da ascoltare, appunto brillante o comunque con scritto Musette. Vediamo subito, intanto analizziamo l'armatura di chiave. Abbiamo il Do e il Fa che vanno fatti diesis, quindi il Do e il Fa diesis. Vediamo che la velocità finale per questa canzone è 120, comunque per ora andremo a studiarla piano. E vediamo anche il 2/4, che è la ritmica di questo spartito, quindi è un ritmo di polka, 1-2, 1-2, e è una sorta di tarantella, quindi sentite che il ritmo è questo. Ogni battuta vede basso accordo, quindi ricordatevelo, come sarà per tutte le polche. E con la mano destra abbiamo queste tre note puntate senza bassi. Poi il basso parte su questo Sol, una battuta, poi la battuta dopo dobbiamo tenere ancora giù questo Sol, vedete la legatura di valore, ne troveremo un sacco di legature di valore, quindi fate attenzione. Mi raccomando, questo Fa che è subito un Fa che è diesis. Anche qui dobbiamo tenere con la legatura di valore, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 1 e poi si cambia nota, quindi sempre 1, 2, adesso ho sbagliato a dire 1, 2, 3, 4 perché siamo in 2/4, però era per farvi capire basso accordo e poi una volta basso, un e poi si va sul Si, quindi vediamo con calma. Allora, questa introduzione abbiamo, come abbiamo detto, le tre note puntate. Mi raccomando, il Do diesis, questo è diesis. A sinistra abbiamo 1, 2, 1, 2, 1, mi raccomando il Fa diesis. Poi andando avanti, andremo avanti spiegando sia destra che sinistra molto lentamente, però non mi metto a spiegare la sinistra separata perché alla fine sono sempre gli stessi bassi, quindi Mi minore, Si minore e Fa diesis settima. Quindi come bassi abbiamo sempre gli stessi. L'importante è la mano destra e capire come dosarla con la sinistra. Poi ovviamente voi andate a studiarla sempre separata, quindi solo sinistra, solo destra, e poi quando vi sentite pronti cominciate a fare come me, che mettete assieme la canzone. Quindi abbiamo detto, badate bene al ritmo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Queste non sono puntate, quindi andrà eseguito così. Ok. Ecco, qui ogni nota che avete a destra è uguale a sinistra. Quindi più facile qua, perché ogni nota che schiacciate a destra, schiacciate una nota anche a sinistra, di Mi minore.
Ecco, questo fa diesis, lo dovete tenere invece per basso e accordo, basso, accordo, basso, accordo, quindi è una semiminima, non è una croma come le altre, lo vedete perché non ha nessuna stanghetta, è una nota nera normalissima. Poi abbiamo questo Si che è una minima, quindi dura tutta la battuta. Poi c'è questo abbellimento, queste note velocissime sono semicrome, se volete potete ignorarle, quindi fare tutto pausa prima di iniziare il motivo principale. Però queste qua, se voleste fare questo abbellimento, verrebbe in questa maniera, che è molto carino, molto particolare. Si tratta di un re do diesis Si, e viene fatto su una nota altissima, quindi non su questa, ma su questa, perché è proprio un abbellimento che va a migliorare la canzone. Poi abbiamo 2 battute a vuoto. Ora si parte con la seconda riga, questo è il motivo principale, quindi vediamo la destra. Scusate. E cosa importantissima da fare qui, non ignorate quella piccola pausa. Vedete che c'è la pausa di un, quindi di mezzo battito. Quella pausa di mezzo battito non va ignorata, perché abbiamo un Si, Do, Re. Quindi la prima battuta è un Si, Do, Re, un Si, Do, Re. Dovete arrivare sempre a 4 o comunque a 2, però ragioniamo in quarti che facciamo meno confusione. Quindi ragioniamo per crome, abbiamo un Si, Do, Re, e poi la battuta abbiamo la battuta dopo Mi, Fa, Sol, La, e poi la battuta seguente ancora, quindi così un Si, a sinistra abbiamo basso, qui cade il basso, ok? Attenti al passaggio del pollice. Mi raccomando, studiate la destra da sola, assolutamente, fate questa cosa che faccio io solo quando conoscete bene la destra. Io per convenienza vado a spiegarvi sia la destra che la sinistra, altrimenti viene davvero un video infinito. Quindi abbiamo questo Si minore a sinistra, non ignorate la pausa, mi raccomando. Qui si va in Mi minore. Vedete quanto va tenuto lungo, perché appunto abbiamo la legatura di valore. Questa nota vale ben una battuta più quasi un'altra battuta, quindi vale più di 3 battiti, quasi 4 battiti insomma. Qui attenzione, Fa diesis settima. Ecco, qui la destra, fate attenzione perché qui c'è un 2 da mettere su questo Do diesis e un 3 da mettere sul Fa diesis. Quindi diteggiature neanche troppo difficili, però attenti ai diesis sempre. E qui si torna in Si minore. Anche qui c'è una pausa da rispettare. Quindi un Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do. Quindi prima un Do, Re, Mi e poi Fa, Mi, Re, Do. Anche qui pausa da rispettare. Qui andiamo in Mi minore, ricordate sempre questo Do diesis, sempre tasto nero qui, e qui la diteggiatura è piuttosto facile. Anche questa dura tantissimo perché c'è la legatura di valore. Tornare col dito numero 1 sul Mi,
attenti a questo Fa diesis. Qui diteggiatura 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2 nuovamente sul Mi, quindi Mi da ripetere cambiando dito. La, Sol, Fa, Mi, Mi, Re. Prima abbiamo il pollice, poi abbiamo l'indice. A sinistra abbiamo Fa diesis settima. La fortuna è che comunque il motivetto è sempre quasi uguale come ritmica. Abbiamo sempre la pausa un e poi tutte le crome e poi la nota lunga. Qua ci sono le crome. Un, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re. Qui c'è la nota lunga. Attenzione qui, è battuta più difficile di tutto lo spartito. Dobbiamo ripetere 7 volte questo Si. Questo mi dispiace, ma bisogna comunque cambiare dito sempre e non si può pensare di farlo con lo stesso dito. E poi se all'inizio non riuscite o vedete che avete problemi, a quel punto per farla sentire magari a qualcuno che siete orgogliosi che la sapete fare, potete usare lo stesso dito, però io consiglio vivamente di cambiare dito qui. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Anche qui dovete aspettare un, quindi la pausa di un, e poi fare tutte le crome, quindi un, Si, 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 e poi Si, 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 Si. In totale sono 7, dovrebbero essere 8, ma la prima è una pausa, quindi sono 7. Ecco, qui abbiamo sempre pausa, l'abbiamo già fatto prima, quindi il Do è diesis, il Fa è diesis, anche questo già fatto prima. Ecco, qui c'è da rallentare, vedete che c'è scritto rallentare, rallentamento, rimaniamo in Mi minore, quindi... Quindi anche qui pausa, un, Do, Re, Mi, Re. E qui state attenti perché abbiamo la scala cromatica, quindi ci sono note, dovete fare tasto nero, tasto bianco, tasto nero, tasto bianco e via così. Il primo è un Do diesis, attenzione, poi Re, Re diesis, Mi, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis. Poi ritardando sempre. Ecco, qui a sinistra come interpretazione consiglierei di fare Fa diesis settima, battere il Fa diesis così. Sentite? Sentite che dolce che è la melodia. Vi basta battere il basso e accordo dove c'è la pausa. Tutto sommato non è neanche troppo difficile. E le note sono la diesis, Si, Do, Do naturale, vedete che c'è il B quadro, fate attenzione. Poi Do diesis, Re diesis, Do diesis, Do naturale col B quadro, Si, La diesis. Sulla diesis tornate a suonare il Fa diesis a sinistra e lo tenete lungo. Vedete che lì c'è il punto coronato, sull'ultima battuta c'è il punto con la corona e quello significa da tenere lungo quanto si vuole. Quanto volete. Diminuite anche il volume, dolcemente.
Poi, adesso viene il bello, perché c'è il motivo principale, quindi tanto per cantare proprio. Però vedete quanti diesis ci sono in chiave? Perché stavolta siamo in Si maggiore, abbiamo un sacco di diesis, ma non vi preoccupate, non prendete paura subito, voi sappiate solo che dovete fare tutto tasti neri, a parte il tasto del Si. E questa canzone parte proprio col Si. Ecco, però gli altri sono tutti neri, quindi attenzione. Ogni volta che fate una nota diversa dal Si, sapete che è un tasto nero. Quindi si parte, abbiamo Si. Anche qui lo tenete giù sulla battuta dopo per un basso. Avete 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Non è facile, comunque basta un po' di allenamento. Senza sinistra lo abbiamo così: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Vedete i tasti neri? Sono tutti neri a parte il Si, Attenzione a questo restringimento dal secondo al quarto dito. Vedete che devo passare al quarto dito. Quindi rivediamo. Terzo dito sul Si. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Anche qui c'è una piccola croma, pa pa. Diciamo che è un po' più facile perché ci sono tante note più lunghe, tipo anche questa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Anche qui tutto tasti neri tranne il Si. Ecco, qui attenti perché col quinto dito non è facile. Si torna in Si a sinistra. Ripetiamo il pezzo di prima. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Qui c'è il Re diesis, che è un tasto nero anche questo. Attenzione a questo pezzo perché abbiamo... aspettate che ho perso la riga. Eccola là. Abbiamo Re diesis, poi Do diesis e Sol diesis. Tutto tasti neri. Torniamo in Mi a sinistra. Ok, qui un, sempre di pausa, quindi basso e poi si parte. Un. Quindi un, Sol, La, Si. Come nel primo pezzo. Siamo sempre in Mi a sinistra. Qui vedete che c'è la nota da tenere giù per come tre crome, quindi la notina, quella col puntino, dura tanto quanto un basso accordo e basso. Sul secondo accordo fate questo Sol diesis. 1, 2, 1, 2. Qui cambio di dito. 1, 2, 1. Il Sol diesis va fatto prima con l'1 e poi col 2. Qui tutto tasti neri, sempre tasti neri. Tutti tasti neri. Un di pausa, attenzione alla pausa.
Qui abbiamo Fa diesis settima, attenzione a questo Fa ripetuto. A sinistra c'è il Fa diesis settima, anche qui 1, 2, 1. Do diesis col 4, Re diesis col 5, ecco, qui vedete che c'è scritto 1 e 2, ci sono due grandi, parentesi che racchiudono due battute con 1 e due battute con 2. Quello significa che la prima volta che la suonate dovete fare tutto ciò che c'è sotto l'1, poi ripartite da dove iniziano i due puntini di ripetizione sulla canzone, quindi sulla seconda battuta di inizio spartito avete la seconda battuta che avviene appena dopo dei due puntini di ripetizione, dovete ripartire da lì. Infatti, tornando alla fine dello spartito, abbiamo vedete che ci sono le tre note puntate, poi si ritorna alla seconda battuta e abbiamo nuovamente il Sol da fare col Mi minore e torniamo coi diesis di prima, quindi attenzione, si torna con solo Do diesis e Fa diesis. Vedete che qui tornano i tasti bianchi e poi c'è l'abbellimento. Ok, questa era la canzone, quindi assai difficile, però andiamo sempre su cose sempre più difficili. Spero di averla spiegata in maniera esauriente, poi c'erano anche tante cose da spiegare. Comunque andate sicuri sul fatto che avete spesso quella battuta che comincia con un, e che sull'un devi caderci il basso a sinistra, e poi tutte le crome a seguire, quindi che continuano la melodia. E adesso non vado a riepilogarla, a farla risentire, perché potete comunque tornare indietro sul video dove volete, altrimenti rischio di appesantire anche troppo il video. E quindi questa era Tanto per cantà. Abbiamo finito anche l'analisi di questo bel brano e ci aspetterà allora un altro video di analisi del brano con la prossima canzone che vorrò andare ad analizzare. Vi mando un saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video di questa rubrica di analisi del brano. Ciao!